Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la prima metà di ottobre 2023. Prenderò questa perché è bellissima, è la ruota della fortuna. Queste non le guardo, sì, le guardo. Allora, imperatrice, eremita, papa e sacerdotessa. Papa e papessa. Wow, bellissimo, bellissimo periodo, ragazzi. Ruota della fortuna. Cambio di cicli. Fortuna. Per qualcuno potrebbe anche far riferimento a delle vincite al gioco, ma ho come la sensazione che ci sia qualcosa di karmico in questa lettura. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla, se volete completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere, e per capire come unire questi tre oroscopi trovate il link sotto nella descrizione. Per trovare la descrizione, visto che YouTube sta facendo dei cambi, potete cliccare sul titolo del video. Si apre una specie di finestrella, in fondo c'è scritto altro, voi cliccate su questo altro e vi si apre tutta la tendina. Lì troverete anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la trovate anche scritta qui e la trovate anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere che aria tira per i primi. Wow! Papa, 3 di bastoni e re di spade. Per i primi 15 giorni di ottobre stavo dicendo. 7 di pentacoli, 5 di coppe, 6 di pentacoli, e cavaliere di bastoni. Ragazzi, si parte con la carta del Papa, La carta del Papa è una carta di ufficializzazione, una carta di un mediatore, quindi può essere che qualcuno stia cercando di mediare in una certa situazione, in una certa relazione. È una carta anche di matrimoni, quindi potrebbe anche rappresentare una unione ufficializzata da poco. C'è anche questo 3 di bastoni che mi dice che è una carta che vi fa guardare al futuro con ottimismo. Ho come questa sensazione. Però è anche vero che c'è questo re di spade, quindi andiamo a vedere chi è questo re di spade. Andiamo a vedere. Partiamo dal Papa. Mago e temperanza. Rinnovo il fatto che anche il mago me lo dice, è come se si fosse aperto un nuovo periodo. Tenete presente che, però, essendoci la temperanza, che è una carta di guarigione, e il Papa, che è una carta di una guida spirituale, per qualcuno potrebbe esserci stato un nuovo inizio da un punto di vista spirituale, dell'amore per se stessi. Vi ricordo che questa è una lettura sugli affetti generica, può riguardare l'amor proprio, l'amore verso un partner, l'amore che si ha verso la famiglia o verso gli amici, ok? Ognuno di voi l'adatti alla propria realtà. Se poi siete single, ho già pubblicato le previsioni per i single e le trovate nelle playlist del canale e potete integrare quelle letture a queste. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni. Abbiamo un fante di denari e il sole al contrario. C'è qualcosa a cui voi aspirate. Vi dirò, per qualcuno potrebbe essere un figlio, perché qui abbiamo la carta del sole e qui abbiamo 7 di pentacoli. Per qualcuno potrebbe essere un progetto comune, un progetto di coppia. Andiamo a vedere il re di spade. 8 di spade e 10 di spade. C'è qualcosa qui, ragazzi, con questa figura del re di spade. Ora, per qualcuno può rappresentare un padre, per qualcun altro la persona di interesse. Però c'è bisogno di chiudere un ciclo qui,
si vorrebbe concludere qualche cosa, qualche... mi viene da dire qualche paura, qualche timore, qualche pensiero, perché c'è un 8 di spade, c'è qualche cosa che vi preoccupa inerente a questo re di spade. Andiamo a vedere 7 di pentacoli, 2 di coppe e fante di bastoni. Io ho come la sensazione che l'altra persona, ehm, vi dico, essendoci un papa, è come se ci fosse stato già un passaggio poco tempo fa, già un aumento di livello, un, come vi posso dire, un'ufficializzazione. Sì, magari vi hanno presentato agli amici o cose di questo genere. C'è comunque stato un qualche cosa che è stato portato alla luce poco tempo fa, ma qui sembra che non ci sia un reale compromesso, che non ci sia un reale, una reale intenzione di, mi viene da dire, di creare una coppia, di creare un legame da parte di uno dei due. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Qui potrebbe essere, ragazzi, che questo re di spade, proprio perché è un re di spade, che diciamo che viene percepito come una persona fredda, come una persona calcolatrice, ed è un po' questo, secondo me, che vi preoccupa, che vi ferisce, che vi fa star male, perché probabilmente non dimostra l'affetto e l'amore così come vorreste voi. È per quello che voi non vedete un reale compromesso e avete bisogno di qualche cosa in più. Ho come questa sensazione. Perché per qualcuno potrebbe essere stato fatto il passo, sì, però in realtà non esserci quel legame forte. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Mm. Uh. Diavolo e ruota di fortuna. Ragazzi, 5 di coppe è una carta di perdita emotiva. Potreste perdere la fiducia in qualcuno, potreste perdere la speranza, potreste perdere eventualmente un'occasione. È una carta che racchiude un po' di tristezza, però io vi dico che qui c'è un ciclo karmico che cambia e vi dico che anche la tossicità che c'è intorno a tutti questi pensieri, a tutta questa sofferenza, cambierà. Avete la ruota della fortuna ben 2 volte. Si tratta di uscire da, da questa sensazione di senso di colpa. Andiamo a vedere 6 di pentacoli. Luna e 4 di coppe. Io credo che vi disperiate così perché quando c'è il diavolo è come sentirsi schiavi, sentirsi bloccati, però vi ricordo sempre che le schiavitù del diavolo sono volontarie, sono dipendenze e tossicità che noi accettiamo nella nostra vita ed è per quello che qua vi dicono è ora di cambiare, è ora di rompere il karma, cambiare ciclo. Tenete presente che qui avete la luna e un 4 di coppe. Perché avete paura di essere rifiutati da qualcun altro? Da dove arrivano queste paure? Perché avete paura di non essere abbastanza? È come se vi rendeste conto che quella persona non vi dà quello che meritate, ma foste stregati, mi viene da dire. Come se foste... Sì, stregati. Ma è una questione, è la vostra mente che fa questo gioco. Tutto lo fa la mente. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo un 9 di bastoni e un 7 di pentacoli. Allora, a parte che siete impazientissimi di avere questi risultati e quelle sono le questioni egoiche, quello che poi alla fine sarà importante in questi 15 giorni è che impariate a portar pazienza e a diventare osservatori di come si muove l'energia, di quello che fa questa persona, se quello che dice è coerente con quello che fa.
dove eventualmente vi sentite legati, dove sentite che l'altra persona tira indietro o dove voi tirate indietro, perché magari non vi ispira molta fiducia e quindi avete bisogno di capire di che cosa avete bisogno per sentirvi al sicuro. Però qui fondamentalmente si tratta di rompere il karma, qualche cosa cambierà ragazzi, qui qualche ciclo cambierà sicuramente. E fa riferimento anche ai condizionamenti mentali, che sono quelli che rivediamo qui con l'otto di spade. Se non l'avete ancora fatto, potrebbe esservi utile magari appoggiarvi ad un terapeuta spirituale che vi aiuti a guarire, che vi aiuti a riprendere in mano la vostra vita, a capire come fare il lavoro dell'alchimista, ovvero prendere le cose che si hanno in mano, le cose che si hanno a disposizione e le si usa per creare un nuovo tipo di realtà, per ricreare la bilancia intorno a noi. Tenete presente che avete una, due, tre carte di pazienza, ma è quello che non vi riesce bene in questo periodo. È come se aveste fretta di raggiungere un risultato, un compromesso, un incontro. Andiamo a vedere una carta da parte di questi oracoli e poi una carta degli angeli. Allora, la prima carta promette bene, dice baci, amore incondizionato, innamoramento, dare e ricevere affetto. Wow! Questa carta è bellissima. Qui in effetti c'è una carta di 6 di pentacoli che è una carta di scambio. Parla anche di innamoramento, ragazzi, quindi qui le cose potrebbero cambiare davvero. Wow! E poi abbiamo gli anelli di matrimonio. Qui partivamo con un matrimonio. Ora, ragazzi, non è matrimonio per tutti, ovviamente. Per qualcuno può essere la proposta di una convivenza, per qualcuno la proposta di entrare in qualche cosa di più serio. Perché parla di unione, di matrimonio, di una celebrazione, di una connessione di anima. Anche qui parla di un amore eterno e di una promessa che è per sempre. Ragazzi, avete la carta del karma. Per qualcuno questa relazione è di vite passate e potrebbe essere proprio una relazione karmica che vi portate dietro, non tanto di anime gemelle, ma karmica. Quindi è una relazione mediante la quale voi potete imparare l'amor proprio. Andiamo a vedere ancora una carta da parte degli angeli. Lasciati aiutare dagli amici, chiedi e accetta supporto degli altri. Mi cascano sempre gli occhi su questo 6 di pentacoli dove c'è questa persona che aiuta i più bisognosi, questa persona ricca, diciamo, ben vestita, che aiuta, condivide la propria abbondanza con gli altri e probabilmente voi avete bisogno di stare con qualcuno che sia abbondante, ma non intendo abbondante a livello monetario, abbondante a livello di cuore, che vi riempia, che vi stimoli, che vi aiuti a curare lo spirito. Potrebbe anche essere che qualcuno qui abbia un amico o un'amica che lavori nella spiritualità, che lavori magari con le erbe piuttosto che con musicoterapia o cose di questo genere. Chiedete aiuto a questi amici fondamentalmente. Però vi dico, a parte la vostra impazienza, che è un po' quella che sento, soprattutto della prima settimana di ottobre, nella seconda parte è un po' come se si modificassero le dinamiche, ok? Ecco, l'unica cosa, tenete presente che avete qui la luna. Non fate proiezioni, non fate supposizioni, fondamentalmente. Perché è come se aveste un'idea distorta, ma è a causa di questa tossicità di questo diavolo. Avete un'idea distorta, una visione distorta della realtà. Quindi qui è un po' il consiglio è chiedete supporto agli amici, non fate niente, non muovetevi, cercate di portare pazienza, ehm,
e fatevi consigliare fondamentalmente un po' quello che sento. Però guardate, le carte sono molto positive, eh. Un passo è già stato fatto, adesso ci vuole un attimo di pazienza e il come vi posso dire, rimodellare quello che è questo scambio, questa relazione. Bene, amici della Vergine, fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere. Se volete potete anche lasciare una donazione o abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica che spiegano cos'è l'energia e come lavorarla. Per quello che riguarda il percorso individuale che sto proponendo, invece, è un percorso cucito sulla persona, ma si basa sul lavorare le credenze limitanti. Però è una parte di tutto quello che vado a spiegare nella sezione degli abbonamenti. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!